Buongiorno e benvenuti e benvenute a tutti e a tutte. Oggi ci occuperemo del ribbon, cioè della barra multifunzione. A cosa serve, dove si trova, come la possiamo personalizzare. Prima di andare a vedere il ribbon, vi ricordo che su questo canale c'è un corso compreso di Word, quindi chi lo vuole seguire completamente potrebbe iscriversi al canale in modo da non perdere nessun futuro caricamento. Vi ricordo inoltre che se vi piace particolarmente quello che vi racconto, quello che vi spiego, potete mettere un bel pollicione in su. Potete mettere sempre un pollicione in su se volete che più persone possibili possano seguire questi contenuti che sono totalmente gratuiti. Ricordato questo, andiamo a vedere il ribbon. Allora, quando apriamo Word ci troviamo davanti questa schermata. Il ribbon è questa parte qui, questa è formata da queste etichette e da tutti questi comandi che ci sono sotto, perché il ribbon è formato da due parti: una parte schede, che sono queste: home, inserisci, disegno, progettazione, tutte queste qui, e sotto ci sono tutte queste iconcine. Tutte queste iconcine sono comandi. Vi faccio notare che questi comandi sono divisi da delle sbarrette verticali, queste grigine chiaro, si vedono poco ma ci sono. Queste sbarrette verticali sono dei separatori, dividono i comandi in gruppi logici, cioè tutti questi comandi qui agiscono sul carattere, quindi questo gruppo di comandi si chiama carattere. Qui c'è il gruppo degli appunti, qui c'è il gruppo del paragrafo, quindi ogni sbarretta verticale separa i comandi in gruppi. Ce ne sono diversi. Alcuni di questi hanno una iconcina in basso a destra, questa qui. Non tutti ce l'hanno, alcuni sì. Cos'è questa iconcina? Questa iconcina serve per espandere questi comandi che ci sono qui a video. Così clicchiamo su e si apre questa scheda del gruppo carattere, diviso ancora in varie parti. Qui si ritrovano praticamente tutti i comandi del gruppo caratteri, più altre specificazioni, possibili aggiustamenti, ottimizzazioni che ci possono essere, per rendere, diciamo, veramente più personalizzato, ad esempio, il lavorare sui caratteri. Quindi se non vi bastano, adesso io lo chiudo, se non vi bastano queste iconcine qui, che sono quelle di più immediato utilizzo, ma avete bisogno di una personalizzazione ulteriore, espandete il gruppo dei comandi carattere. La stessa cosa del paragrafo: qui c'è giustificato a sinistra, al centro, a destra, giustificato sia a sinistra che a destra, l'interlinea, gli elenchi numerati e puntati. Se non vi bastano tutte queste specificazioni, si va qui e si può andare a ottimizzare dimensione del rientro, la spaziatura un po' prima, un po' dopo, quanti punti dargli, l'interlinea, eccetera, eccetera. Poi andremo a vederli. Vi faccio vedere anche che questi comandi sono comandi che si riferiscono alla scheda home, ma se noi cambiamo scheda e andiamo su inserisci, cambiano anche i comandi qua sotto. Quindi ogni scheda ha i propri comandi. Questi sono i comandi di inserisci e anche questi sono divisi, come nella scheda home, in gruppi simili. Disegno, adesso ve li faccio scorrere velocemente per farveli vedere. Quindi ogni scheda ha i suoi comandi. Il ribbon è praticamente il cervello di Word, cioè quando noi dobbiamo dare un comando, dare una formattazione, lavorare sul documento, tutti i comandi sono racchiusi qua dentro, quindi lo andremo a vedere in modo specifico un po' tutti i comandi. È possibile anche personalizzarlo.
Quindi possiamo aggiungere, ad esempio, qui potremmo aggiungere un gruppo di comandi, cioè costruire, diciamo, un gruppo di comandi come questo qui, come questi qui. Andiamo a vedere come possiamo personalizzare aggiungendo un gruppo. Per personalizzare e aggiungere un gruppo si va nella backstage, quindi file, e questa è la backstage. Poi ve la spiegherò in un tutorial dedicato come funziona. Vedete, qui c'è ancora un documento che ho usato per la prima lezione. Comunque si va giù, si va su opzioni, esce fuori questa schermata di dialogo. Noi andiamo in personalizzazione / multifunzione. Escono fuori queste due colonne dove qui ci sono i comandi che noi possiamo andare ad aggiungere, e qui ci sono, diciamo, l'impostazione delle schede principali, cioè di queste schede qui che voi vedete qui. Tutte queste qui sono messe qua dentro. Noi possiamo andare nella home e gli possiamo dire di aggiungere un nuovo gruppo. Vedete che lo mette in fondo, nuovo gruppo personalizzato. Poi questo nuovo gruppo noi lo possiamo fare anche salire volendo. Vuol dire che non si troverà qui, ma si troverà più spostato, ma a noi ad esempio va bene in questo momento metterlo al fondo. Nuovo gruppo, e gli possiamo aggiungere dei comandi. Potremmo aggiungergli, ad esempio, vediamo un po', vediamo un po', possiamo aggiungergli a linea sinistra, aggiungi, e lui lo aggiunge nel nuovo gruppo. Aggiungi una tabella, vediamo un po' cosa ci possiamo mettere. Forme, aggiungiamo una forma. Poi possiamo ancora aggiungergli, vediamo un po', un nuovo, vediamo se c'è un taglia. Aggiungi. Una volta che abbiamo definito i comandi che vogliamo aggiungere al nuovo gruppo, gli diamo ok. Ecco che nella scheda home è stato aggiunto tutta una serie di comandi: allinea a sinistra, tabella, aggiungi le forme. E quindi con questa modalità noi possiamo aggiungere i comandi che più ci piacciono come gruppo. Lo possiamo fare nella scheda home, ma la possiamo fare in qualunque scheda. La personalizzazione della barra multifunzione però non finisce qua. Possiamo addirittura aggiungere una scheda con tutti i comandi invece di aggiungere solo un gruppo comandi. Allora andiamo su file, opzioni, personalizzazione della barra multifunzione, la strada è sempre quella. Noi gli andiamo a mettere ad esempio dopo home anzi glielo mettiamo, direi, dopo guida gliela mettiamo una nuova scheda. Dopo guida c'è una nuova scheda. Quando costituite una nuova scheda, costruisci di default la nuova scheda ma anche un nuovo gruppo, cioè lui pensa che ovviamente se noi costruiamo una scheda è perché vogliamo popolarla di comandi, quindi costruisce automaticamente una nuova scheda e un nuovo gruppo. La nuova scheda la possiamo rinominare, gli possiamo dare ovviamente un nome perché non teniamo come nuova scheda, ma mettiamo ad esempio Gianmarco. Ok, in questa nuova scheda Gianmarco avremo un nuovo gruppo e gli possiamo aggiungere ad esempio un copia formato, un elenco numerato e un elenco puntato. Fatto questo gli diamo ok.
ecco qui che noi abbiamo, dopo la fine, diciamo, delle schede che noi abbiamo impostato, che erano impostate di default, la scheda Gianmarco. Se noi ci clicchiamo su, abbiamo i nostri comandi, elenchi numerati, elenco puntati. Quindi se noi ad esempio qui andiamo a scrivere rand aperta e chiusa, che è una funzione che serve per generare un testo riempitivo molto utile per testare le funzioni del programma, noi potremmo ad esempio selezionarlo tutto e andiamo a dargli un elenco puntato. Vedete che i comandi funzionano perfettamente, quindi il risultato è assolutamente assicurato, non ci sono solo così e non funzionano, funziona tutto perfettamente. Andiamo nella home, vi faccio vedere ancora due aspetti. Qui nella freccettina bassa, se voi cliccate, c'è la possibilità di mostrare anche solo le schede, ad esempio così. Cioè praticamente eliminate i pulsanti del ribbon e lasciate aperte solo le schede. Per tornare alla situazione precedente basta cliccare su qualunque scheda, perché appaia la parte sotto del ribbon. Poi si va qui e gli si dice mostra sempre la barra multifunzione, quindi non solo le schede. In questa maniera questa parte sotto rimane fissa. Per questo tutorial è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio e al prossimo tutorial.